Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo terzo video riguardante il piano di cottura voglio spiegarvi come risolvere il problema del piano di cottura quando il bruciatore non resta acceso. Per non resta acceso, quindi non che non si accende, ma che non resta acceso. E per non resta acceso intendo che quando girate la manopola e premete si accende la fiamma, ma quando lasciate la manopola la fiamma si spegne. Oppure premete, si accende, resta acceso, però poi dal momento che appoggiate sulla pentola, dopo qualche secondo, qualche minuto, la fiamma si spegne. Vi ricordo che cliccando mi piace e iscrivendovi al canale mi supportate gratuitamente e nello stesso tempo mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Ovviamente adesso non starò a farvi vedere come si toglie il coperchio, c'è già un video, quello precedente, che vi spiega come farlo. Ok, adesso tolgo via questi. Tolgo via le manopole. E tolgo via il coperchio. Prima di iniziare vi spiego un po' come funziona il piano di cottura, o almeno la parte che ci interessa, più che altro per fare una diagnosi onde evitare di cambiare pezzi inutili. Quindi le cause, come dicevo prima, possono essere diverse. In sostanza, girando e premendo la manopola fuoriesce il gas che passa da questo condotto e fuoriesce dall'ugello. A sua volta poi esce fuori da qui, si sparge per tutto lo spartifiamma. La fiamma va a scaldare questa parte della termocoppia. Ovviamente deve funzionare anche la candeletta, ma questo poi faremo un video a parte per la candeletta. La candeletta fa la scintilla, appunto accende il gas, la fiamma scalda questa parte della termocoppia, la termocoppia trasmette il calore tramite questi due fili di rame, trasmette il calore a un magnete nascosto qui dentro. Ovviamente voi dovete tenere premuto 8-9 secondi, rilasciate, il magnete rimane premuto e quindi continuerà ad uscire il gas. Se invece voi lasciate prima o questa non si scalda bene, quando voi lasciate il magnete si riapre, non rimane premuto, si riapre, si allunga, diciamo, e la valvolina chiude il gas e quindi il gas non passerà più da questo condotto e quindi non uscirà più dall'ugello. Quindi, come dicevo prima, se per caso voi girate la manopola, premete, la scintilla va, il gas esce, la fiamma si accende, quindi vedete proprio la fiamma fuoriuscire, però notate che la fiamma non copre, cioè non esce da tutto lo spartifiamma, ma soltanto in parte da qui, o magari esce dappertutto tranne che un pezzettino qui. Questa cosa non va bene, perché dal momento che poi voi appoggiate sulla pentola, la fiamma si sposterà ancora di più e magari uscirà soltanto da questa parte. Quindi cosa succede se la fiamma poi esce solo da questa parte, o magari esce dappertutto tranne che in questo punto? Che la fiamma non va a scaldare questa parte della termocoppia e quindi la fiamma si spegne, va in sicurezza. Oppure un'altra causa può essere proprio la termocoppia ossidata, quindi l'ugello è pulito, il gas fuoriesce, questa si scalda però non trasmette bene e quindi quando voi lasciate la manopola, il rubinetto, la fiamma si spegne. Quindi in questo caso andate a sostituire questo qui è incastro, quindi lo tirate, ok? Si tira, è a innesto, non va svitato, va solo tirato. Questo qui è già un po' più difficile perché molto probabilmente è incastrato. Allora in quel caso lì dovete usare una pinza o un pappagallo o qualche altro attrezzo. Io faccio così, uso il pappagallo, prendo e tiro verso l'alto. Alcuni potrebbero avere una
linguettina d'acciaio che blocca, quindi guardate sotto, alcuni modelli, anzi altre marche, ecco Rex non monta nessuna linguettina che blocca, però altre marche di elettrodomestici hanno magari un dadino o qualcos'altro che blocca, quindi date prima un'occhiata prima di tirare così. E niente, questa qui le cambiate. Per rimontare quella nuova, adesso io riutilizzo la stessa, tanto devo solo farvi vedere, la inserite così. E questa la incastrate dentro. Fate attenzione perché i bruciatori a doppia o tripla corona hanno questa parte della termocoppia più lunga, cioè un po' più lunga. Quindi se mettete quella piccola e state riparando il doppia corona e mettete quella piccola, la fiamma non arriverà a scaldare, quindi vi farà lo stesso difetto. Ma perché? Perché avete sbagliato a montare la termocoppia, avete montato quella sbagliata. Dovete comprare quella giusta, che è un po' più lunga. Questo per quanto riguarda i piani di cottura con il bruciatore a doppia o a tripla corona. Quelli a 4 fuochi così semplici, così non c'è bisogno, sono uguali, sono tutte uguali. Quindi se per caso poi avete dei dubbi quando lo smontate per capire se effettivamente è questo il pezzo da cambiare, potete comunque smontarne uno che funziona, cioè per dire, io faccio un esempio, so che questo funziona bene, non mi dà problemi, tolgo questo e lo monto qui e lo provo da questa parte, potete fare delle prove. Fatto questo, se ancora non avete risolto il problema, raramente potrebbe essere il magnete qui dentro. Come si cambia il magnete qui dentro? Adesso ve lo spiego. Togliamo sempre questo. Per sicurezza togliamo anche questo qui, giusto per lavorare un po' meglio. Utilizzate una chiave del 14 che inserite qui dentro e con molta forza sbloccate. Una volta sbloccato si svita a mano. Ovviamente chiudete il gas prima di fare questa cosa, perché dal momento che svitate questo, se non avete chiuso il gas, vi uscirà tutto il gas da qui. E questo potrebbe essere da cambiare. Vedete, questo è il magnete che rimane premuto e voi quando lasciate la manopola, questo dovrebbe rimanere premuto. Quando lo sostituite, fate molta attenzione che deve esserci questa piccola guarnizione, perché se per caso manca la guarnizione perché si stacca, magari per sfortuna, o lo comprate senza, vi uscirà il gas e non funzionerà bene, è molto pericoloso. Quindi questo va cambiato così com'è. Quindi poi lo reinserite, lo nuovo, questo lo puntate su e non dovete far fatica ad avvitare, si avvita praticamente a mano, dovete solo stringerlo. Quindi poi prendete così e stringete con molta forza, non avete paura, tanto non abbiate paura perché tanto non si rompe, ok? E gli rimettete su questo.